Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura. Quindi andiamo a vedere le energie principali per voi, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la luna, può portare un po' una fase di incertezza, qualche dubbio e perplessità, forse soprattutto sulle questioni personali, sentirci anche un po' stanchi e confusi, o anche riguardo qualche relazione. Dipende, diciamo, può avere sia il suo aspetto negativo sia il suo aspetto positivo, quindi come vi dicevo magari ha a che fare con delle influenze esterne che vi buttano giù di morale, oppure dei ricordi, delle cose del passato che vi danno un po' questa instabilità emotiva con degli sbalzi di umore, o dei cambiamenti, può succedere l'altalenanza a volte di situazioni e di circostanze, addirittura nel corso di un giorno stesso, che possono cambiare da un momento all'altro, possono destabilizzare non solo in quello che facciamo, quindi nelle nostre azioni, però possono compromettere, come vi dicevo, soprattutto nell'umore e nelle proprie energie. C'è la carta della bara, quindi vuol dire che è verso la metà della settimana che c'è questa trasformazione e quindi una chiusura di una fase. Questo lo dico soprattutto perché se alcuni di voi stanno vivendo questa fase già da qualche giorno, allora qui c'è la svolta e c'è il cambiamento. Grazie a voi, nel senso che magari vi impegnate a fare questa trasformazione, potrebbe esserci anche qualche evento nello specifico che favorisce questa fine, questa chiusura. A volte può anche voler dire troppo stress, troppa tensione accumulata e quindi si va a concludere. Ancora a maggior ragione, quindi lo sottolineo, proprio perché c'è la carta della croce. Quindi non solo trasformazione, abbiamo proprio chiusura. Alcune cose, è vero, possono essere principalmente a livello interiore, vostro, personale, magari relazionale, o alcune cose che vi confondono un po' la bussola. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono particolarmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e poi abbiamo un pochetto anche quelli di acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso vediamo, cerchiamo di capire come queste si riflettono negli altri nei vari ambiti. Partiamo con l'amore e le relazioni. Sono energie molto complesse, è vero, quindi potreste sentire, essere molto, molto sensibili, molto percettivi. Consiglio sempre di ascoltare le proprie intuizioni, però far sì che la nostra emotività o qualcosa a livello esterno che influisce, diciamo, su di noi non prenda il sopravvento. Per quanto riguarda l'amore, anche le relazioni più importanti, quindi non solo andiamo a vedere coppia single, però anche famiglia e amicizia, troviamo la carta della viola. Ecco, questa prende proprio in pieno quel pensiero fisso, quel qualcosa che non ci abbandona e che non ci lascia. Per alcuni potrebbe essere qualcosa del passato, qualcosa che non abbiamo metabolizzato, un qualcosa che magari ci crea un po' di ansia, di incertezza. Per le coppie può rappresentare magari la paura di commettere degli errori, paura di perdere la persona amata, oppure di dire un qualcosa perché potrebbe esserci un po' di tensione o sappiamo che quella cosa non è
proprio accettata e condivisa, quindi varie circostanze dove c'è questo pensiero, questo chiodo fisso che secondo me, vedendo le vostre energie, potrebbe essere finalmente il momento giusto di chiudere, trasformare e voltare definitivamente pagina. Anche perché abbiamo il glicine, quindi c'è possibilità di miglioramento, di nuova connessione, quindi sia per le coppie, quindi ritrovarsi in sintonia e in accordo, quindi ritrovare anche feeling. E quando esce questa, proprio consiglio di aprirsi, di comunicare. Per i single è diverso perché indica le aspettative e le aspettative si devono prendere con le pinze, quindi di non illudersi, di non crearsi proprio delle false speranze, ma cercare proprio di capire chi abbiamo di fronte o la persona che abbiamo da poco conosciuto, magari invece può essere qualcuno che già è nella nostra vita, forse anche come amicizia o come frequentazione, insomma dipende. C'è qualcosa che effettivamente non sta funzionando. Magari le cose possono funzionare se siete insieme da poco tempo, allora quindi c'è già un qualcosa di più e allora quello deve essere valutato e deve essere risolto prima di procedere. Per chi è single, come vi dicevo, dipende dall'evoluzione passata. Magari se già avete visto che non ci può essere, diciamo, un futuro, che magari nonostante ci sia una forte connessione, un legame profondo o anche attrazione fisica, non è detto che poi si possa tradurre in qualcosa di più, perché qui si vede in realtà qualcosa di difficile, di complesso. L'altra persona potrebbe essere impegnata oppure potrebbe esserci qualche di difficoltà di altro genere, forse la lontananza o altri aspetti, magari questo potrete capirlo voi effettivamente a che cosa si riferiscono. Quindi in qualsiasi circostanza questo è il momento giusto di scovare la verità, di trasformarla e di capire se concludere definitivamente qualcosa oppure migliorarla, però andare avanti nel verso giusto con maggior chiarezza e serenità. Qualche difficoltà è vero potrebbe esserci anche in ambito lavorativo, perché il militare e anche la carta della gelosia, scusate, possono riferirsi o a una persona che ostacola le vostre idee, quello che state facendo e quello che volete portare avanti, oppure anche delle situazioni esterne che magari nonostante l'impegno, la dedizione, vanno ad ostacolare il vostro lavoro. Forse anche a livello di finanze, forse degli investimenti che non stanno funzionando, se avete dei progetti e delle cose che volete mettere in moto, io direi che non è il momento giusto. Prima bisogna sistemare alcune cose, fare chiarezza, cercare di capire che cosa ostacola o una persona oppure queste situazioni esterne che bisogna capire come fronteggiarle. Magari proprio una chiusura potrebbe essere la soluzione, seppur in modo drastico, però magari in alcune circostanze può servire. Io dico chiusura, non dico proprio di chiudere con il lavoro che si sta facendo, forse molti di voi stanno già pensando di farlo, magari altri vogliono trasformarlo profondamente, come trasferimento, un nuovo passaggio, qualche cambiamento veramente molto molto forte per voi e qui mi riferisco anche a chi è in cerca di lavoro. C'è qualcosa che in realtà non sta funzionando come desiderate, ci sono dei sogni, ci sono dei desideri che sono bloccati, però quello che state vivendo non permette la realizzazione. Quindi questo secondo me è il momento giusto per fare quei cambiamenti che vi porteranno a migliorare il vostro futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!